Sigla! Ciao a tutti, in questa puntata analizzeremo la seconda metà del 1947. Qui compare per la prima volta il multimiliardario più famoso del mondo, immagino non serva fare nomi, e il primo mese del 1948, in cui viene pubblicata Paperino, lingua lunga, la storia d'esordio di Gastone Paperone, altra creazione di spicco tra quelle barxiane. Ma prima c'è da terminare la trilogia del viaggio, di cui ho già analizzato le prime due storie in questa puntata del progetto Barks. Bando agli indugi, quindi, e iniziamo con Paperino, cacciatore di canguri, la terza della trilogia. Paperino, ipnotizzato, crede di essere un canguro nostalgico e prenota in fretta e furia un volo destinazione Sydney per sé e per i nipotini. Una volta svanito l'effetto dell'ipnosi, i paperi si ritroveranno a essere cacciatori di canguri, e ciò porterà Paperino a essere rapito dagli aborigeni australiani. La cosa più fantasiosa di questa storia non è tanto che Paperino, ipnotizzato, creda di essere un canguro con nostalgia dell'Australia, ma che i paperi, arrivati alla dogana di Sydney, riescano veramente a accedere nel paese. Chi segue Airport Security sa di cosa sto parlando. La storia comunque risulta molto godibile. Sul versante grafico, Barks può sbizzarrirsi nel rappresentare i meravigliosi paesaggi australiani, con dovizia di particolari, attendosi alla mitica rivista National Geographic, mentre invece gioca con una decisa inchiostratura e con le figure in controluce durante le sequenze in notturna. Interessante la contrapposizione di stili tra quello cartunesco dei paperi e quello serialistico degli aborigeni australiani, rappresentati da Barks, seppur in modo un po' stereotipato, in modo anche molto fedele. Dal punto di vista della trama, qui Barks riesce a orchestrare, similmente a Paperino nei Tigri Reali, ma al contrario di Paperino in Vulcanovia, una trama solida e che renda giustizia al paese di riferimento. Davvero suggestive poi sono alcune sequenze, come quelle in cui i paperi persi nel deserto dell'Australia sono costretti a dividere in quattro l'ultima goccia d'acqua rimasta in modo da dare da bere a tutti, o quelle in cui uno dei nipotini rassicura un altro alla vista di un pennuto cotto sulla brace dagli aborigeni. Per fortuna non si tratta del loro zio, ma solamente di un emù. In questa scena in particolare, vignetta in particolare, veramente toccanti sono le espressioni che Barks riesce a conferire sul volto dei nipotini con pochi, semplici ma magistrali tratti. Sicuramente Paperino cacciatore di canguri è una storia da recuperare e altrettanto sicuramente si tratta della mia storia preferita della, come l'ho chiamata io, trilogia dei viaggi di Barks. La prossima storia invece non ha bisogno di presentazioni, un solo nome: Zio Paperone. Signori, ecco a voi Paperino e il Natale sul Monte Orso. Zio Paperone, qui è la sua primissima apparizione. Invita i nipoti, con cui non intrattiene rapporti da una miriade di tempo, e ciò verrà ripreso da Don Rosa nell'ultimo capitolo della sua saga di Paperon dei Paperoni, a trascorrere il Natale nella sua lussuosa magione sul Monte Orso. Lo fa per gentilezza? Per generosità? Perché vuole bene ai suoi nipoti? Ma ovviamente no. L'unico motivo per cui si comporta in questo modo è perché vuole rovinare loro il Natale, spaventandoli a morte travestendosi da orso. Il Paperone degli inizi è burbero, cinico, scontroso, un vero bastardo. Ma le cose si movimenteranno un pochetto con l'entrata in scena di veri esemplari di Grizzly. Di certo si tratta di un Paperone lontanissimo dalla caratterizzazione che assumerà negli anni successivi e che anzi cambierà addirittura durante il corso della storia stessa. Già nel finale, infatti, quello che ci ritroviamo di fronte è un Paperone del tutto diverso, quasi simpatico, mentre all'inizio era una specie di fusione tra il Grinch e Ebenezer Scrooge. Storia a dir poco fondamentale che sancisce l'esordio di una delle figure di maggior spicco della narrativa mondiale. Quella che era nata come una parodia, come un omaggio
dell'Ebenezer Scrooge di Dickens, di cui tra l'altro vestirà i panni qualche anno dopo sullo schermo. È come se lo zio non avesse preso vita, reclamando il ruolo che gli spettava di diritto, diventando in anni di storie e avventure la figura più psicologicamente complessa di tutto l'universo disneyano, che si sa è molto ampio, ma come figure come Zio Paperone, personaggi come Zio Paperone all'interno dell'universo Disney non se ne trovano. Lui è quello più complesso e più affascinante. La storia in sé può vantare ottimi disegni, con Barks che qui usa particolarmente spesso le sue peculiari vignette tonde, degli occhi di bue che vogliono esaltare ciò che succede nella vignetta e al contempo dare respiro alla tavola, spezzando la canonica gabbia di vignette rettangolari. Ho molto apprezzato sul versante della sceneggiatura come Barks non cerchi di farci apparire Zio Paperone come il cattivo e i nipoti come i buoni, i poveretti puri e casti. Ciò sarebbe sembrato anche abbastanza puerile, secondo me, sarebbe stato anche abbastanza infantile. Invece no, perché in diverse occasioni Barks ci mostra la condotta non proprio esemplare di Paperino, che però si comporta e dice le stesse cose che ognuno di noi avrebbe detto o fatto. In diverse occasioni ci troveremo a dire "ma che stronzo che sei, Paperino", quando in realtà ognuno di noi si sarebbe comportato nella stessa identica spiccicata maniera, e ciò pone una riflessione. Come al solito Barks riesce a far riflettere nelle sue storie sull'uomo comune, sull'uomo moderno tra l'altro. Le sue storie appunto non sono di paperi, ma siamo noi stessi, mette in scena le nostre miserie. In questa storia viene fuori benissimo, perché pur forse non era nei suoi intenti, ma ce la fa alla grande. Tu lo leggi e rifletti su te stesso, è una cosa grandiosa. Come in ogni altra storia di Barks, tra l'altro non mancano le risate, perché sono particolarmente esilaranti ovviamente il finale, ma anche tutti i siparietti della storia tra Paperino, i nipoti e gli orsi. Nell'angolo delle 10 pagers di questa puntata vorrei segnalare Paperino vittima del riposo, che è una storia spaziosissima in cui Paperino deve fronteggiare un'orda di piazzisti rompiscatole nonostante lui voglia solo dormire, e Paperino e i 3 buoni piccoli paperi, in cui i 3 nipotini in questa fase ancora demonelli alla vigilia di Natale cercano di comportarsi meravigliosamente nonostante per tutto l'anno abbiano rotto le scatole a zio Paperino per assicurarsi i regali di Natale. Purtroppo tutti i loro sforzi si riveleranno vani e anzi arriveranno addirittura a distruggere la casa. Struggente in particolare l'ultima sequenza in cui i nipotini scappano di casa, fuggono lontano, credendo di essere la rovina del loro zio. Però quest'ultimo li ritroverà e li riaccompagnerà a casa, seppur in modo abbastanza rozzo come nello stile di Paperino, e regalerà loro uno splendido Natale, perché lui vuole bene a loro per quello che sono e non per quello che insomma dovrebbero essere. Quella storia è il perfetto contraltare di Paperino e i buoni propositi, di cui ho parlato in questa puntata sempre del progetto Barks. È la perfetta nemesi praticamente. Ma la 10 pager principale del numero è Paperino lingua lunga, la prima in cui compare Gastone Paperone, un'altra delle creazioni principali del cast barksiano. Vi dico già da subito che questa è una 10 pager assolutamente stupenda da recuperare insieme a Paperino e il Natale sul Monte Orso, e infatti parlerò anche un po' della trama. Inoltre appunto è particolare perché compare per la prima volta il cugino fortunatissimo di Paperino, che però in questa storia è solo un damerino sbruffone e non c'è traccia della sua sfacciata e incredibile fortuna. In un freddissimo giorno di Natale, il cugino Gastone si presenta a casa di Paperino ricordandogli di aver firmato in un caldo giorno di luglio una dichiarazione secondo la quale cederà a Gastone la sua casa se non nuoterà nel lago dell'orso ghiacciato. Paperino non ha il coraggio di farlo, e Gastone si impossesserebbe della sua casa se non fosse per Paperina, che gli ricorda di essersi a sua volta impegnato a bere 2 galloni, ovvero 10 litri, di limonata in un'ora. Gastone non riesce a trangugiarne una simile quantità e si ritrova così costretto a restituire la casa a Paperino. A dir poco spettacolari le vignette in cui Paperino si accinge a immergersi nel lago ghiacciato con cui Gastone deve bere la limonata, in cui il tratto di Barks dà fondo a tutta la sua carica espressiva, esagerando ed esaltando, generando così un effetto assolutamente esilarante. Si tratta indubbiamente di una delle sue 10 pagers più riuscite, il ritmo narrativo è perfetto, le gag meravigliose,
e la trama, secondo me, è veramente molto ben congegnata. Inoltre i personaggi recitano con naturalezza e scioltezza. Una curiosità: in Italia non si tratta della prima apparizione di Gastone, ma bensì della quarta. Paperino Lingualunga è infatti preceduta in Italia innanzitutto da Paperino Milionario al Verde, dove Gastone è chiamato Bambo. Poi da Paperino Campione di Golf, in cui Gastone è ribattezzato Reginaldo Paperotti. E infine da Paperino e il Rubino, dove finalmente Gastone ci è presentato come Gastone. L'antipatico cugino di Paperino però dovrà aspettare qualche tempo per essere chiamato Gastone Paperone, che è il suo nome definitivo, nome e cognome definitivo, perché in alcune storie viene chiamato anche Gastone Fortunato. Inoltre, qui Gastone è fisicamente più imponente di Paperino, in quanto i due cugini sono due pennuti diversi. Come rivelano i loro nomi originali, Gladstone, Gander e Donald Duck, infatti, sono completamente due animali diversi. Gastone Gander infatti è un papero, mentre Donald Duck è una più minuta anatra. Anche per questa puntata è tutto, spero che vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle storie che ho commentato e soprattutto del personaggio di Zio Paperone, magari iniziamo a discutere un po' su questa cosa. Inoltre, vabbè, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, bla bla bla, ma soprattutto aggiungetemi alle cerchie di Google Plus, perché adesso è fondamentale, praticamente ci hanno obbligato a fare amicizia con questo social network che nessuno si cagava prima, e mettete mi piace alla pagina di Facebook perché lì parlo di cose di cui non parlo sul canale e quindi magari se vi interessa il mio parere su qualcosa magari lì la trovate e qui no, quindi mi piace alla pagina di Facebook. E inoltre mi piace un'altra pagina di Facebook, Warpy, metto tutto in descrizione, non vi preoccupate, che è un fumetto scritto da me, disegnato da un mio amico Mauro Forte, e a cui stiamo lavorando, quindi se volete sostenerci mettete mi piace sia alla mia pagina di Facebook che a questo progetto che stiamo preparando. È un fantasy umoristico, spero vi piaccia. Quindi ci vediamo alla prossima puntata e ciao a tutti ragazzi. Rappresentare i meravigliosi paesaggi australiani con la fedeltà che gli è solita, insomma. Ma che cazzo sto dicendo? Ma perché? Perché a me ogni... Perché? Perché devo dire cagate che non ho scritto, Gesù Cristo? Di certo si tratta di un paperone lontanissimo dalla carette e vaffanculo.